Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme una piastrella piena con chiusura invisibile. Praticamente quando andiamo a fare i nostri lavori che poi si chiudono c'è sempre questo problema della chiusura che è troppo poco discreta, facendo appunto la chiusura dei giri con il sistema tradizionale, cioè le 3 catenelle, punto alto, eccetera. Viene sempre questa riga che vedo, non vedo, ma alla fine si vede un po' troppo. Oggi cercheremo di evitare questo inconveniente, cercando di fare la chiusura invisibile. Invisibile non è mai, si vedrà sempre un pochino, però sarà molto più discreta. Ed è una chiusura che serve, io la farò su questa piastrella piena, però serve anche per i lavori a top down, per i sottopiatti, presine, serve per tutti i giri che andremo a chiudere in tondo praticamente. Iniziamo il progetto. Prendo il filo, faccio un cerchio magico, in questa maniera, entro con l'uncinetto, prendo il filo e salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e faccio altri 2 punti alti per un totale di 3. Aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a fare un altro gruppo di 3 punti alti. Aggiungo 2 catenelle e faccio un altro gruppo di 3 punti alti per un totale di 4 gruppi di 3 punti alti, tutti separati da 2 catenelle. Fatto l'ultimo gruppo, eseguo 2 catenelle, tiro il filo, chiudo il cerchio e vado a fare un punto bassissimo nella terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto al posto del primo punto alto. Arrivati a questo punto, con l'uncinetto entro nel punto successivo e faccio un punto bassissimo. Salgo con 2 catenelle e vado avanti a lavorare. Faccio un punto alto sul punto alto che ho a disposizione subito dopo, entro nell'archetto, eseguo 2 punti alti, 2 catenelle, altri 2 punti alti e vado avanti a lavorare punto su punto a punti alti. Qui devo stare attenta perché il primo punto è praticamente subito dopo l'archetto, quindi dobbiamo ricordarci di lavorarlo, altrimenti avremo un punto in meno per tutti i lati. E così lavoro punto su punto. Arrivo nell'archetto, eseguo i 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto che ho subito a disposizione del giro sottostante, lavoro un punto alto e vado a lavorare punto alto su punto alto per tutto il lato. Quando trovo l'archetto lavorerò 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti fino alla fine del giro. Fatto il mio ultimo aumento, filo sull'uncinetto, vado a lavorare l'ultimo punto alto che ho a disposizione. Entro nella seconda delle 2 catenelle che ho fatto all'inizio del giro precedente, chiudo con un punto bassissimo e con l'uncinetto entro nel punto che ho subito dopo, eseguo un altro punto bassissimo
e salgo con 2 catenelle e vado avanti a lavorare come il giro precedente, punto su punto, nell'archetto 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti che saranno l'aumento che formeranno l'angolo. E ho lavorato il mio penultimo punto, filo sull'uncinetto, entro qui proprio dove ho chiuso e lo tratto come se fosse un punto alto, prendo l'asolina sopra, pesco il filo e lavoro il punto alto e vado a chiudere nella seconda catenella del primo punto del giro. Ed ecco qui, è veramente molto molto discreta come chiusura. Vado avanti ancora un pochino e riparto. Ho chiuso il giro, entro nel punto alto che ho subito dopo, faccio un punto bassissimo, salgo con 2 catenelle, entro nel punto successivo e vado avanti a lavorare punto su punto e gli aumenti di 2 punti alti e 2 catenelle e altri 2 punti alti che andranno a formare i nostri angoli. Ecco che vado a lavorare il mio ultimo punto, entro qui come se fosse un punto alto normale. Ricordo che qui ci sono le 2 catenelle e il punto bassissimo e io vado a prendere il punto, l'asolina sopra, come se fosse un punto alto. Pesco il filo, faccio l'ultimo punto e vado a chiudere con un punto bassissimo e così la piastrella può avere tutte le dimensioni che uno vuole. Io mi fermo, però voi potete andare avanti e farla come volete, di più colori, eccetera. Ecco, questo è quanto. Se possiamo benissimo notare la differenza di questa chiusura che, ripeto, un pochino si vedrà sempre, ma così resta sempre, resta più mimetizzata, mentre la chiusura tradizionale con i 3 punti c'è proprio questa cicatrice che va lungo tutto il lato. E con oggi è finito, spero di avervi dato un suggerimento in più. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, per essere stati con me e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivate poi la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo che sono anche su Facebook e Telegram, i link ve li lascio nel box informazioni. Ciao a tutti!